La Russia è in ginocchio, non ha più benzina, code ai distributori di carburante, le raffinerie, colonne di fumo enormi. Oggi, venerdì 21 agosto, di fatto, dalle informazioni che arrivano dalle principali agenzie, la Russia è completamente allo sbando. Però, sempre oggi, questo è un video però per i mattinieri di sabato 22, Kiev perde un altro pezzo al fronte. Anzi, altri 2 pezzi al fronte. Benvenuti in questo nuovo video. In Europa abbiamo droni a destra, droni a sinistra, sui paesi baltici, sui paesi al confine con l'Ucraina, ma anche non a confine con l'Ucraina, ma anche distanti dal fronte est. Allarmi continui, sconfinamenti, addirittura un deposito segreto in Germania di armi. E poi un drone che è stato colpito da un caccia, un drone marino, che però non proveniva dall'Ucraina, stava andando, non si sa bene, però è russo. È la Russia che ci minaccia. Ma comunque è quasi fallita perché è senza benzina, ce lo dicono. E vai a scoprire che Kiev sta perdendo altri territori. Allora, bisogna capire, sti politici, sti media da riporto, giornalisti da riporto, che cosa vogliono fare da grandi. Devono capirlo, cioè, che vogliono fare. Io non ho capito. Perché o la Russia è andata, o la Russia è una minaccia. Ce lo mettiamo un punto? Perché se è una minaccia, vuole invadere l'Europa. Vediamo come, spiegateci come, dove, quando, perché le continue minacce di droni visti qua e là, sconfinati qua e là, come se fossero... E poi la maggior parte sono sempre ucraini. Ce ne sarà stato 1, 2, 3 russi deviati dalla contraerea ucraina. Gli altri sono tutti ucraini, alla fine sono venuti fuori, ma poi quando viene fuori che il trafiletto, quello come quello in Lettonia, era ucraino. Cioè, drone sulla Romania, non identificato, quindi per forza russo. Il fatto, Romania abbatte un drone marino diretto contro un giacimento di gas. Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas. Lo dichiara via social il ministro della difesa, aggiungendo che il drone era carico di esplosivi e non proveniva dall'Ucraina. Se non proveniva dall'Ucraina, di chi è? Perché ci ha tenuto a sottolinearlo? Le Monde. Giovedì la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciato una campagna di guerra ibrida dopo questo attacco del drone, no? Non può fare a meno perché... è in corso una campagna di minacce in escalation che preoccupa i nostri cittadini e mira a dividere la nostra Unione. Questo ha detto la von der Leyen. Cioè, i droni che svolazzano, o addirittura marini, che vanno verso i nostri paesi tanto cari europei, che alla fine sono quasi sempre ucraini, ci minacciano la nostra unità. È ancora da capire quale sia la nostra unità, però andiamo avanti. Sforzi per la difesa per scoraggiare le provocazioni e le aggressioni. Il ministro della difesa rumeno non ha specificato la provenienza del drone distrutto dal suo aereo. L'Ucraina ha confermato che il drone marittimo non apparteneva a loro. Vabbè. Il presidente rumeno Dan ha accusato direttamente la Russia per non saperne leggere né scrivere. Sai che facciamo? Allora, non sappiamo bene di chi è stata la Russia. Condanno fermamente il crescente numero di questi incidenti irresponsabili da parte della Federazione Russa. Restiamo vigili insieme ai nostri alleati NATO per difenderci e respingere tali provocazioni. Guarda la miseria. Il Cremlino risponde attraverso le parole di Peskov, il portavoce del Cremlino. Un nucleo di paesi europei fa di tutto per prolungare la guerra. In Europa rimane un nucleo di paesi che sta intensificando il proprio coinvolgimento in questa guerra, sia a livello diretto che tecnologico, che tecnico, come ad esempio dice la Gran Bretagna, perché recentemente è uscito fuori, confermandolo, quello che tutti sospettavano, cioè nella miriade di droni che l'Ucraina negli ultimi 6 mesi ha lanciato sulla Russia, sono britannici.
nella miriade, lo so, l'ho fatto volutamente con questa forma sbagliata. Sono britannici, perché poi hanno detto sì, ma no, comunque qualcosa costruiamo anche noi qui in Ucraina. Perché ci avevano detto sempre che era tutto autoprodotto. Poi improvvisamente vengono fuori che sono britannici. Quindi dice, uno di questi paesi appunto è la Gran Bretagna. Che dice, stanno facendo di tutto il possibile per frenare la stanchezza presente nei paesi, in altri paesi, la stanchezza della guerra ovviamente, e impedire che si sviluppi per incoraggiare in ogni modo possibile i paesi europei a continuare questa guerra. Allora, ce ne eravamo accorti anche noi di questo, non serve che ce lo vengano a dire i russi. Stanno facendo di tutto per far credere all'opinione pubblica che ci sia una continua minaccia, così i nostri miliardi che vanno nelle armi ci pesano meno, tra virgolette, no? È tutto più giustificato. La guerra la stiamo perdendo? Non fa nulla, tanto la Russia sta per fallire e comunque ci minaccia, dobbiamo continuare. Forse un aereo è sconfinato, questa è un'altra minaccia, perché qui arrivano droni in Germania, a Lipsia lo sappiamo benissimo che cosa è successo all'aeroporto, poi tutti i vari droni che compaiono, quelli sui paesi baltici che alla fine sono sempre ucraini, quelli sulla Bulgaria che alla fine era ucraino, cioè sono sempre così. Adesso un aereo che è sconfinato in Finlandia. Sentite. La Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato il suo spazio aereo nel Golfo di... Sospetta che un aereo russo... Sospetta, forse un aereo, forse ha sconfinato, forse è russo. Secondo quanto riportato giovedì, ieri rispetto a quando registro, dal Ministero della Difesa finlandese, un aereo russo avrebbe violato lo spazio aereo finlandese nel Golfo della Finlandia. Questo mi sembra di vedere il Mar Baltico, no? Quando ci sono tutte quelle parti strette dove dicono vi ricordate quanti aerei avevano sconfinato, poi alla fine non era nessuno, non aveva nessuno sconfinato, ma erano solo, siccome lì si sovrappongono, anzi no, sono molto vicini e stretti, e le aree su questo Mar Baltico che sono di competenza di uno dell'altro paese, uno di questi è la Russia. E allora quando si avvicina troppo, per forza di cose perché è stretto, al confine, si alzano in volo i caccia del paese di quel tratto di mare di competenza e che scortano, cioè controllano che questi aerei lo fanno sempre, è una prassi. Ogni volta che c'è da rinfocolare il sentimento pro guerra, quando vede che la situazione sta andando male, come in questo momento sta andando malissimo, al fronte i bombardamenti russi sono devastanti, è un disastro e quindi bisogna dire che questi ci minacciano in tutti i modi. Anche un aereo, forse russo, che forse è sconfinato. Qualsiasi sospetto di violazione territoriale viene preso sul serio, è in corso un'indagine. Non lo sanno nemmeno se ha sconfinato o non ha sconfinato. Però basta dirlo, perché nell'immaginario pubblico la Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato il suo spazio aereo. Vi ricordate il drone in Lettonia di qualche giorno fa? Perché sembrano tutti déjà vu, ma in realtà succede continuamente da mesi. Ok? Ogni tanto un drone. Le Monde disse: la Lettonia, paese confinante con la Russia, già dopo 4-5 parole già buttato dentro Russia, ha annunciato venerdì, era la settimana scorsa però questo, questo è quello che avevano detto di quel drone. Ha annunciato venerdì mattina che un drone è stato abbattuto dai caccia alleati, erano italiani se non sbaglio, dopo essere entrato nello spazio aereo lettone. Già a giugno i caccia francesi Rafale a distanza nei Baltici avevano abbattuto un drone in Lettonia. Gli stati baltici che confinano con la Russia stanno registrando un numero crescente di incursioni e incidenti di questo tipo di velivoli sul loro territorio. Allora, se hanno anche il vago sospetto che possa essere russo, quando lo dicono che è russo, subito, senza che nemmeno siano partite le indagini. Se hanno dei dubbi, o sanno che è ucraino, allora parlano sempre di droni non identificati. Ma nel report, come questo qui,
svariate volte viene inserita la parola Russia, 0 volte la parola Ucraina. Ok? Questo report che vi ho letto, questa agenzia, era della settimana scorsa, di questo drone non identificato che è entrato in Lettonia. Non c'è mai la parola Ucraina. Ma non hanno detto che è proprio russo, perché non hanno il sospetto che sia russo, no? Così alla massa rimane che è russo. Se tu dici 10 volte russo nel report, Russia, russo, russi, rassi, russi, roppi, ecco, è russo. Oggi il drone abbattuto il 14 agosto era ucraino. Un drone abbattuto nello spazio aereo Lettono il 14 agosto era di origine ucraina. Questo lo hanno detto le forze armate lettoni, dopo che hanno fatto le indagini. Un caccia italiano, mi ricordavo bene, perché l'avevo anche appuntato, però mi ricordavo che era italiano, ma gli Eurofighter se non sbaglio, di stanza negli stati baltici, ha abbattuto il velivolo che aveva violato il confine della NATO e dell'Unione Europea durante gli attacchi ucraini contro i porti russi. Secondo i militari il drone proveniva dalla Bielorussia, molto probabilmente a causa delle interferenze russe. No? Quello che era caduto, l'unico russo degli ultimi mesi che è caduto in Romania, l'unico certificato russo deviato dalla contraerea ucraina a pochi chilometri dal confine, come succede quando devi qualcosa, è colpa dei russi. Qui interferenze russe, drone ucraino, è colpa di? Quest'anno diversi droni ucraini diretti verso obiettivi in Russia hanno ripetutamente deviato dalla loro rotta ed entrati nello spazio aereo baltico. Ma tanti. Ogni volta fanno finta che sono russi. Ogni volta. Sono quasi mai russi. Negli ultimi mesi, vado a memoria, l'unico che non hanno smentito è quel drone caduto in Romania. Punto. Vicino al confine con l'Ucraina. Punto. Gli altri, o dei Riffa o dei Raffa, alla fine erano ucraini. Per non parlare quello in Bulgaria, dove, voglio dire, hanno detto che è stato un errore deviato da nessuno perché era nella direzione opposta rispetto a dove è la Russia, che ha colpito un gasdotto in Bulgaria, passando sopra la Romania. Di quello non si è accorto nessuno. E quello era ucraino. È un errore, hanno detto. La maggior parte dei droni che hanno sconfinato o sono caduti in Europa sono tutti ucraini. E io ho il fortissimo sospetto, senza prove, che tutti sti droni che ci dicono che svolazzano qua e là, dei quali non riescono a fare nemmeno una foto, di quelli, di quelli quadricotteri, no? Questi. Una parte sono inventati di sana pianta, un'altra parte, se sono veri, sono gestiti internamente, sono delle false flag interne per aumentare la minaccia e per dire che sono russi. Questo non me lo toglie dalla testa nessuno, perché è troppo, arrivano troppo nel momento opportuno. Ma poi, applicando un po' di logica, se questi droni possono essere pilotati da un raggio relativamente corto, di qualche chilometro, in Germania, ma chi li pilota? Chi è più libero? Un agente segreto russo? O l'esercito ucraino? A tal proposito, deposito di armi segreto in Germania. Le autorità di sicurezza tedesche scoprono un presunto deposito di armi russe. Bam! Presunto deposito di armi russe. In Germania, vicino a Berlino. Bam! I russi fanno dei depositi di armi di nascosto sui nostri territori e nessuno se ne accorge.
Le autorità di sicurezza tedesche hanno scoperto un deposito segreto vicino a Berlino. Secondo le informazioni ottenute, gli agenti si sono imbattuti in un deposito forestale contenente pistole. A seguito di una soffiata. Di chi? Chi ha fatto sta soffiata? Se è una soffiata, cioè se è una denuncia, è qualcuno che l'ha trovata, no? Dice, è stato denunciato. Oddio, qua c'è qualcosa, denuncio alle autorità. Ma se è una soffiata, chi te la fa la soffiata? Qualcuno che fa parte dei servizi. Te l'ha fatta un russo? Se è stato beccato da qualcuno dell'intelligence nostrana o ucraina, che fa la soffiata? L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione presume che il deposito sia stato allestito per conto dei servizi segreti russi. A posto, risolto. È russo. Fine. La Procura Generale sta indagando sul caso. Non lo sanno se è russo, ma presumono che sia russo. Lo mettono nel titolo e stiamo a posto. Ok? Gli agenti hanno ricevuto una soffiata su un deposito allestito professionalmente nella regione di Brandeburgo e nessuno si è accorto di nulla, al confine con Berlino, e vi hanno scoperto 2 pistole. 2 pistole. Io non so se è una presa in giro. Le autorità di sicurezza tedesche sono ora convinte che le armi fossero destinate ad agenti che avrebbero dovuto condurre operazioni cinetiche in Germania per conto di Mosca, come ad esempio omicidi mirati. Gli unici assassini, omicidi e atti di terrorismo che sono stati fatti in giro per il mondo, compreso il territorio europeo, li hanno fatti i servizi ucraini. Gli unici, da quando è scoppiata la guerra. Tra i soggetti presi di mira figurano produttori di armi, figure dell'opposizione in esilio e sostenitori dell'Ucraina. Sarà mica come per i droni russi, che alla fine sono quasi sempre ucraini. Io metto in dubbio, tutto lì. Comunque non dobbiamo mollare perché ci siamo quasi. Le Monde, ma non solo Le Monde, oggi ci fanno sapere continuamente, agenzie su quanto poco carburante sia rimasto a Mosca. Sta iniziando a colpire anche San Pietroburgo, dice Le Monde. Seguendo l'esempio di Mosca, diverse importanti compagnie petrolifere hanno imposto restrizioni vendita benzina a San Pietroburgo, dove la carenza sta iniziando a colpire le stazioni, come riporta Bommaga, un organo di stampa con sede a San Pietroburgo, ma in esilio. Cioè, quindi, ho capito. Significa che è nostro. È nostro. Secondo la testata Gazprom ha reintrodotto un limite di 60 litri. Qualche giorno fa una delle principali testate giornalistiche locali di San Pietroburgo ha riportato che, a differenza di altre città russe, la situazione a San Pietroburgo si manteneva stabile. Però non è vero, ci sono le code. Poi mettono foto di code lunghissime. Qualche tempo fa avevano detto che si vedevano anche dallo spazio. Senza code, stabile, senza lunghe code, questo lo afferma la testata russa, o chiusure diffuse distribuite, sebbene alcuni carburanti e alcune stazioni isolate stessero registrando carenze localizzate. La maggior parte dei marchi ora consiglia agli automobilisti di consultare le mappe online. Bisogna tenere l'attenzione alta con i droni vari che non identificati svolazzano sul paese o sui paesi baltici o sulla Polonia o sulla Romania. Così la gente deve percepire continuamente la minaccia, non si accorge che poi vengono smentiti e ci dicono che sono droni ucraini, non si lamenta del riarmo. Contemporaneamente il nemico deve essere sempre sull'orlo del fallimento per far credere che la guerra, cioè, è una minaccia, ma comunque ce la stiamo quasi per fare. Anche l'Ucraina, anche se stiamo perdendo territori, ce la stiamo quasi per fare, stiamo vincendo. Il boccalone medio, che succede? Non si lamenta delle tasse, non si lamenta della benzina a 2 euro, non si lamenta delle bollette che arrivano dell'energia a 500 euro e siamo tutti felici. E nessuno, va bene così. Va bene che ci succhiano miliardi ogni anno, va bene, non ci lamentiamo, così l'utente medio, boccalone medio, a posto, stiamo per vincere,
Però ogni tanto devono portare qualche risultato, ed eccoli qui, qualche drone su Mosca, qualche colonna di fumo, ti raccontano le code dei distributori in Russia dove manca la benzina, e fatto. Vinto. Nel frattempo, ISV, oggi, la Russia continua con ondate massicce di attacchi contro l'Ucraina. Secondo gli analisti dell'ISV, questa è un'agenzia tedesca, le forze armate russe continuano a lanciare ondate di attacchi contro l'Ucraina utilizzando missili balistici, missili da crociera, droni a lungo raggio. L'obiettivo è quello di sopraffare i sistemi di difesa aerea ucraini e di logorare le forze di difesa aerea del paese, nonché la popolazione civile, e questo lo affermano io. Essi ritengono che l'esercito russo stia accumulando missili balistici e da crociera per proseguire questa pratica di attacchi aerei prolungati. Stanno accumulando. I bombardamenti russi sono enormemente più devastanti rispetto a quelli che l'Ucraina fa sulla Russia e producono più missili di quanti ne usino, ne utilizzino nei vari bombardamenti. Alla faccia dell'anno finito i missili. E Kiev, tra l'altro, non ha difese contro i missili balistici. Un successone, direi. No? E al fronte, dove bisognerebbe vincere la guerra, dove conta, Kiev non riesce a riprendere nemmeno un metro quadro. Per vincere la guerra, i russi vanno sconfitti nel Donbass, vanno rispediti indietro al confine. Non dico la Crimea, ma comunque vanno liberate le regioni. Perché se no, se tu mi bombardi la Russia, ma non riesci a riprenderti quel 20% di territorio che ti ha sottratto, che ora sta completando con la cintura delle città fortificate, avanzando anche lì ogni giorno, che cosa hai vinto? ISV, i russi continuano ad avanzare a Sumy e nel Donetsk. Sumy è quel problema che il governo di Kiev si è creato in autonomia assaltando quel pezzetto di territorio russo Kursk nel 2024. È la zona cuscinetto che la Russia non aveva intenzione di fare, e infatti lì non c'erano distanza delle truppe al confine così importanti, tanto che lo hanno dichiarato all'epoca. Le più grandi elite ucraine hanno sfondato lì perché non c'erano i russi, perché lì non avevano necessità né di proteggere, né di fare, né di attaccare, né di fare. Invece poi, una volta che hanno respinto gli ucraini indietro, adesso Sumy. 1. Donetsk, la cintura delle città fortificate, Pokrovsk, Kramatorsk, Sloviansk, Kostantinivka che è andata, o Kostantinovka, dipende da chi la pronuncia. Nel loro ultimo rapporto, gli analisti di SV riportano che le forze russe hanno recentemente riportato delle avanzate nella parte settentrionale di Sumy e a sud-ovest della città mineraria di Pokrovsk, vabbè, ad ovest. Gli analisti dell'ISV hanno basato i loro su immagini, video geolocalizzati. Poi se vai a vedere il report sulle altre avanzate sempre non confermate, dicono che c'è l'uso dell'IA, non vengono confermati nemmeno se ci sono i video. E il boccalone medio, di solito, oltre a non lamentarsi che gli vengono tolti, che vengono usati le sue tasse, i suoi soldi per le armi, esulta pure. Per chiudere, la Russia fa delle basi militari in Russia, vicino al confine con l'Ucraina, con la quale è in guerra. La Russia minaccia la NATO. Questo ci hanno detto con le basi di lancio per i droni. La Norvegia equipaggia una brigata artica vicino al confine russo. Chiaro? Giovedì, ieri, la Norvegia, membro della NATO, ha rafforzato la sua presenza militare nell'Artico, ampliando una brigata istituita lo scorso anno. La brigata Finnmark, situata nella regione a confine con la Russia, sarà potenziata con un battaglione di artiglieria, una batteria di difesa aerea e una compagnia di comunicazioni. Si tratta di un livello virgolettato, e questo lo dice il ministro della difesa
norvegese, si tratta di un livello di potenza di fuoco completamente diverso rispetto a prima. No, questo l'ha detto il comandante della brigata. Invece il ministro della difesa ha detto: risponderemo a qualsiasi minaccia e a qualsiasi attacco contro la Norvegia e la NATO. Difenderemo ogni centimetro. Questa l'avevo già sentita. La Russia costruisce basi in Russia, è una minaccia per la NATO. La Norvegia ammassa e amplia brigate al confine russo, perché la Norvegia non mi sembra sia in guerra con la Russia, no? Ci prepariamo a difenderci. Ma non è bellissimo? L'ammodernamento consente alla brigata di ingaggiare obiettivi terrestri a una distanza di 40 km e di coordinare attacchi con aerei, navi, forze armate norvegesi. La base della brigata si trova a 180 km dal confine con la Russia. Lungo 198 km la brigata è responsabile della sorveglianza del confine sul lato bla 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 bla. Grazie di essere arrivati fin qui. Se apprezzate il lavoro che faccio, potete sostenere anche economicamente il canale con un piccolo contributo su YouTube. Ci sono 3 livelli di abbonamento mensile, scegliete quello che più vi piace, quello che più ritenete opportuno per sostenere il canale. In alternativa c'è Patreon che trovate in descrizione. Io vi ringrazio tutti. Al prossimo video.